Le Alpi sono il paradiso dei motociclisti, colli asfaltati, strade meravigliose dove portare all'estremo l'angolo di piega delle gomme delle nostre moto. Però se ci allontaniamo dalle strade principali e decidiamo di prendere quelle stradine che ogni tanto ci stuzzicano, guardandole da lontano potremmo scoprire degli orizzonti magnifici e che non ci aspettavamo di trovare. Quindi quest'oggi andremo a scoprire 5 strade in tutto l'arco alpino, andando da ovest a est, meno note ma non per questo meno belle. Per quanto abbia girato tanto in giro per l'Italia alla ricerca di sterrati, ovviamente non conosco tutto il panorama fuoristradistico e per questo ho chiesto l'aiuto di un amico che ha girato parecchio nella parte est dell'arco alpino e che ci darà una mano a scovare delle strade che sono veramente meravigliose. Scopriamo subito questa lista con il primo nome. Iniziamo con uno sterrato che si trova in Francia, a pochi passi dalla Valle d'Aosta, una volta superato lo spettacolare passo asfaltato del piccolo San Bernardo. Situato in un contesto naturale unico tra cime oltre i 2000 metri, creste alpine, laghetti e ad ampie vallate, è un luogo lontano dal turismo motociclistico di massa e che anche per questo riserva dei momenti di pace assoluti. Uno sterrato molto facile, adatto praticamente a tutti, vi guiderà per circa 20 km sulla strada del rifugio, dove si può anche mangiare e passare la notte, e vi trasporta fino ad un ben più celebre passo della Rue des Grandes Alpes, il Cormet de Rosland, situato in cima alla strada dell'omonimo lago. La strada è aperta da metà giugno a metà ottobre ed è il Cormet de Arèche. Torniamo quindi in Italia, più precisamente in Piemonte, a praticamente mezz'ora da Torino. All'imbocco della Val di Susa, dal piccolo comune di Condove, si inerpica una strada magnetica, uno sterrato medio facile che collega la Val di Susa alla Valle di Viù. È il Colombardo. Una salita di 10 km di curve vi porterà pian piano a salire di livello tra animali selvatici e qualche malga, e fino a fine maggio è molto facile trovare ancora la neve. La strada è ghiaiosa con un fondo di sabbia compatta, molto divertente soprattutto nei tornanti, ed una volta giunti in cima, a 1908 metri, vi attenderà il meraviglioso santuario della Madonna degli Angeli, recentemente ristrutturato e dove ogni anno a luglio si svolge una meravigliosa festa dedicata agli alpini. La discesa nel versante delle valli di Lanzo è leggermente più impegnativa, con tratti più smossi e morbidi, dove bisogna stare un po' attenti con una maxi enduro pesante. Ed una volta giunti dall'altra parte potete rientrare verso Torino oppure proseguire nella Valle di Viù fino allo splendido lago di Malciaussia. Rimaniamo in Piemonte, spostandoci verso sud in provincia di Cuneo, scoprendo una strada militare alpina che si sviluppa tra la Valle Maira e la Val Varaita e che è stata recentemente ripristinata e resa accessibile finalmente ai veicoli motorizzati. Parliamo della Strada dei Cannoni. Edificata nei primi del Settecento per volere dei Savoia come opera militare, era pensata, come ricorda il nome, per trasportare cannoni e rifornimenti lungo lo spartiacque alpino, al fine di prevenire tentativi di attacco delle truppe franco-spagnole. Ad oggi, grazie anche ai già citati lavori di rifacimento, rimane un percorso sterrato abbastanza facile, affrontabile con una maxi enduro e che si estende per ben 40 km attraversando cime fino ai 2300 metri di altitudine. La sua unica difficoltà risiede nella mancanza di un parapetto laterale, che per chi ha paura delle altezze potrebbe risultare leggermente spaventoso, ma né il dislivello né il fondo sono di difficile percorrenza. Incastonati in un angolo dell'arco alpino ricco di scorci e luoghi naturali incredibili, rimane una di quelle strade da affrontare una volta nella vita per sentire la grande potenza della natura.
Passiamo adesso in Lombardia, tra le province di Bergamo e Lecco, su di un passo che collega la Valle Magna alla Valsassina, ad un'altezza di circa 1390 metri. È il Passo del Palio, strada poco conosciuta ma dal paesaggio meraviglioso. Questo passo può essere percorso in entrambi i sensi, ma consiglio di iniziare dal paese di Brumano per godere del percorso sterrato in salita. Cosa importante, come su tutti gli sterrati in Lombardia che sono inquadrati come strade agro-silvo-pastorali, è necessario acquistare il ticket di ingresso presso una tabaccheria oppure direttamente presso il rifugio Resegone. Ticket abbastanza caro, dal costo di 10 euro per circa 28 km di percorso, ma date le poche alternative di sterrati legali in Lombardia ci può stare. La strada ha una pendenza massima del 10%, il fondo è un misto tra asfalto sporco, pietre e terra battuta e la vista sull'arco alpino tra laghi, pascoli e malghe sono definitivamente spettacolari. Il già citato rifugio merita una sosta per un bel piatto di Casion 6 prima di proseguire sulla strada del Morterone, una statale vorticosa e piena di tornanti che scende di nuovo verso il lago di Como. Anche questa una strada da percorrere almeno una volta. Ciao Ale, quindi mi stai chiedendo qualche sterrato da fare in Veneto? Beh, difficile perché nei 2 anni in cui ho vissuto lì non è che sia stato facile trovarli, tutti sono con i divieti. C'è qualcosa sull'altopiano d'Asiago? Vabbè, dell'altopiano d'Asiago che è molto alto, sopra i 1000 metri, fa molto freddo e d'inverno gli sterrati sono impraticabili. Io ho 2 alternative, soprattutto la prima che invece risolve un po' questo problema e volendo per i più temerari si può fare tranquillamente anche nelle stagioni più fredde, in pieno inverno. Questo perché l'altitudine in cui si trova questo luogo è relativamente bassa, cosa sarà 200-300 metri. Sto parlando del Montello in provincia di Treviso. È fantastico perché appunto è questa collina in mezzo alla pianura che però dà a noi motociclisti tanto divertimento e tutto sommato semplice. Perché? Perché su questo Montello ci sono effettivamente una serie di strade asfaltate, la dorsale, qualche verticale, però tutte le altre sono strade sterrate, molto semplici, ghiaia, un po' di sasso smosso, ma soprattutto le pendenze. Io è lì che ho imparato a fare fuoristrada, ma essendo le pendenze tutto sommato facili, leggere, si può fare tranquillamente. Come itinerario in realtà non ce n'è uno, lì ti puoi perdere avanti e indietro sulle stesse strade, probabilmente provi a fare lo stesso itinerario 1000 volte e non ci riesci perché sono infinite le varianti. Secondo luogo dove trovare qualche sterrato libero accessibile è invece il Monte Cesem, che non è tanto distante, è sopra le colline del Valdobbiadene, del Prosecco, proprio sopra Valdobbiadene, e lì inizia a farsi leggermente più impegnativa la situazione, più che altro per le pendenze. Le strade sono sempre larghe, sempre comunque sterrate, strade bianche, nessun single track. Il punto di partenza è proprio Valdobbiadene e il punto arrivo, o viceversa insomma, è Praderadego, e lì se non sbaglio si è addirittura forse già in provincia di Belluno, comunque poco ci manca. Si sale sul Monte Cesena, che è questo monte famosissimo perché c'è un ippopotamo se lo si guarda da lontano, si va dentro nei boschi. Ecco, forse l'unico suggerimento è di evitare di andarci quando ha appena piovuto, perché ci sono dei tratti nel sottobosco che potrebbero essere un po' più difficili. Ma per il resto, di nuovo, l'ho fatto io quando, non so, nella mia vita avevo ancora percorso 500 metri forse in fuoristrada, quindi direi fattibilissimo con Max. Spero di essere stato d'aiuto e alla prossima. Ciao ragazzi, ciao Ale. Bene, ringraziamo Edoardo per i suoi preziosi consigli, spero che queste 5 strade vi siano piaciute, spero di avervi dato degli spunti per esplorare la meravigliosa regione dell'arco alpino, che è ricca di strade secondarie che meritano di essere scoperte tanto quanto quelle più famose. Da Banana Travels è tutto, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi e mettete like se vi è piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata.